Ciao Martina, salve a tutte. Buongiorno. Buongiorno. No. Welcome. So now I will switch to English. Good afternoon. Welcome everyone to the third webinar of the Bright Project, the third capacity building webinar of the Bright Project. My name is Martina Dinolfi. I've met already most of you from ALDA, the European Association for Local Democracy. We will wait just a couple of minutes more just to make sure that everyone is here with us, but then we will start very soon. Thank you for your patience. Martina, I'm sorry, I will join you only for 30 minutes. Then Okay. that I have another meeting, sorry. Thank you, no problem, Mira. Adesso mi sentite? Yes. Ok, thank you. Aspetta che volevo togliere. Sto cercando di... vabbè. Non so, scusate, la mia prima riunione. Avrei bisogno di capire come fare per avere la traduzione dell'inglese all'italiano. Yes. So, oopsie. Just a second, because I see that I can hear Roberta. I don't know if I'm the only one. Dolly? Ok. Roberta, prova a parlare. Just a second. Yes, so Sì, tu Marti devi metterti sul yes, off. sorry, sorry, my mistake. As I said, Zoom is not best friend of the day, but sorry, Roberta. Dolly, sorry. Sì, Can I ask you? I see that Marcella is... Yeah, like I'm keeping on admitting her, but I don't know, like maybe she had the wrong, she had to do it again. Like, can you, I'm going to write her on Skype as you were suggesting maybe and send her the link. Well, I sent you her contact. Yeah, because I admitted her, but seems like it's not working. Okay. Perhaps I can start with a couple of technical details while we're waiting for everyone else to join. Good afternoon, everyone, and welcome back for many of you to this third webinar of the Bright project. As you can see, we are connected via Zoom, and the webinar is mainly, well, I'm going to speak in English most of the webinar. However, we are going to, we have an interpreter working with us, translating through Italian. You can actually listen to the webinar and also contribute to it in Italian, just by clicking on the tab in the bottom side of the screen. There should be the interpretation tab, and there you'll find either English or it's going to be written French. So when you click on English,
our translator, Roberta, is going to translate from Italian to English in the moment in which the webinar is in Italian. And on the other way around, when I'm speaking in English, you can listen to her translating in Italian through the French bottom on the bottom tab of the screen. In case you do not have access to this functionality, it could be that you have not downloaded the last version of of Zoom, and in that case, we're going to just to add the link here in the chat. My colleague Dolinda perhaps can support me in that, and you can very shortly download the updated version and get back to us, and I'm sure that everything is going to work, hopefully. Having said that, as said, indeed, we have a translator with us. So throughout the webinar, you will also perhaps contribute to the conversation. In that moment, please try to speak quite slowly so that Roberta is going to, we're going to facilitate her work indeed. I think that was all concerning the technical details. So I see that we are mostly here connected. So perhaps we can start. Well, the first minutes, as we all know in these webinars, are really opening up to the conversation. So welcome back to the third webinar of the Bright Project, which is dedicated to engaging underrepresented women. And it is going to gather some experiences from the theory also, and especially from the field. Actually, this webinar is part of a bigger path, which is the one which has been initiated within the Bright Project. We have had already 2 webinars. We have met online in October and in November. We have met in October and we have discussed, we had brainstormed together on the challenges that hinder the participation of underrepresented women and the citizens in general in our local communities. Then we met again in November and we discussed about, we presented the collaboration agreement as the main methodology that we have been using within the Bright Project. And you can also watch again, in case you missed that, you can watch that, or you can watch this webinar again, and we will share with you the link very soon, in case I haven't done it already. Here we are today, 18th of December, speaking finally about gender. This is a topic that we have never grasped directly throughout this webinar, even though it is really the core of the project. We will meet again in January, probably the 20th. Date is still to be defined, but it's likely to be the 20th of January. And we will discuss about networking and awareness raising campaign and how to raise our voices with regards to the topics of the Bright Project. Our final gathering will be in February, and we will indeed collectively reflect again and give back on what we learned. Today, as you can see from the agenda, and I'm welcoming again those who have just joined. I see that people are still coming and going. In case, well, and at the bottom side of the screen, you will find the interpretation tab to listen to this webinar either in English or in Italian. So, well, this webinar is part of the Bright Project, and today, within this webinar entitled Engaging Underrepresented Women, Experiences from the Field, we are going to hear from 4, well, actually more, but from 4 different organizations, so to say, many different panelists. It's a all-female panel, actually. First, we will have a short game. I will tell more about it very soon. And then we will give the floor to Celeste Saccomano,
who is going to talk with us about engaging underrepresented women to tackle gender-based violence. Then Barbara Spezzini will share an insight on their work at Colori Vivi. You will soon find out what that is about. And we will discuss about mediation as a daily bottom-up process. Then Arianna Santero from University of Turin. She will share a very insightful picture on empowerment and the family work conciliation in transnational contexts. And finally, we'll give the floor to the colleagues from Action Aid Italia, the lead partner of the BRIGHT project, who have been working for the last months on the field in the south of Italy. They will tell you more about this, especially through a methodology, the reflection action circles, which we will find out together very soon what that is about. And then we will just brainstorm together, question and answers, and the floor is all yours. So we can start with a little game. So what is this game about? This game is called Where Do I Stand? And here are the instructions. So basically, after this slide, you will see a statement which is going to be projected on the screen. There are going to be 4 or 5 statements, if I remember correctly, and you will write in the chat if you agree or disagree with regards to the statement that you see projected. You can also stay neutral, and in that case, feel free to just write neutral. In the case of the Italian speaking participants, you can also, as I wrote in the bottom of the screen, d'accordo or disaccordo, in line with agree or disagree or neutrale. Then after each question, I will invite you, of course I will not call you directly, but I will invite some of you who have shared a specific perspective on the sentence to speak out, to unmute himself or herself, and to share with us the reasons behind the answer. So if there are no questions, we can start. Otherwise, feel free to raise them. Okay, then let's start. The first statement is, participatory methodologies are the most effective tools to engage underrepresented women. Let us know if you either agree, disagree, or you're neutral with regards to this question by writing in the chat. I will open the chat here. Okay, I already see some 2 people agreeing. Okay. Agree. Agreeing. We're on the same page in this case. Let's see. Some few seconds left. Feel free to share your answer, or well, your perspective is not an answer, but. Anyone else would like to share? Okay, so I also saw that at the beginning there was a neutral. So perhaps I can ask Alexia if you feel like it to share the reason behind your neutral answer, as you are in this occasion the only one. We shared this. I think it would be really interesting also to hear from you. Also, feel free to share with us if you feel like it. Otherwise, I would ask somebody else who agreed to this sentence to indeed to share the point of view of this person. Yes, I chose to put neutral because I
I don't really think I have the knowledge to decide if I agree or disagree, because I never participated in cycles or groups where only for women where participatory methodologies were used. So I don't think I have the knowledge for now to decide if I agree or disagree. Okay, thank you, Alexia, for sharing. So this is the right webinar for all of us in this case. Martina, can I say one word? Yeah, please. I think that in the beginning you have to show, to demonstrate all the questions, because I don't know for the moment what will be the other questions asked. And if it is written, participatory methodologies are the most effective, it is really a very strong position, and I don't know what is following, what questions are followed. Yeah, yeah. Most No, effective is too strong. Yes, Mira. Actually, the next questions, as you will see, are not strictly related to the first one. Mhm. They're very general Aha. statement, and as part of this game, you know, where do I stand? It has to be strong. The statement has to be strong to provoke a bit. So, but you are right. So let's see what are the other questions. But thank you, Mira. So we can go to the next one. Can you see it? Yes. Gender-based violence is something which is more and more talked about by the media of the country where I come from. Agreeing, disagreeing, or neutral? I see many agreeing. I see also one disagreeing. Neutral. Not sufficiently talked about, according to Barbara. So neutral. Anyone else would like to, as everyone shared? Otherwise, a couple more seconds. Okay, so I would give the floor if you all agree to, I think it was Michalis, yes, the only one answering disagreeing. And also feel free to share those who were neutral or those who were agreeing to this statement. Also, perhaps, of course, specifying the country where you're from. Anyone? Io semplicemente penso che non sia sufficiente, un tema estremamente grosso e delicato, sono soprattutto le donne che cercano di farsi sentire, ma dal lato della politica e quello maschile non si sta facendo a sufficienza, credo. Thank you, Barbara. So we Io, are... Yes. ho scritto che sono d'accordo perché per parlare se ne parla. Il punto è che spesso e volentieri rimangono solo parole. Per esempio, proprio ieri mi è arrivato un link di un consigliere comunale che mi avvisava che si era rischiato di chiudere un centro di violenza qui a Vicenza per un voto. Quindi non è che non se ne parli, è che purtroppo c'è pochissima sensibilità politica. Quello è come la vedo io.
Grazie, thank you for sharing this. Come posso intervenire anch'io? Che la manina qua non la vedo. Yes. Hello Silvia. Mm? No, non vedevo la manina. Allora, mi è capitato proprio stamattina a leggere una notizia di una tragedia successa in Italia quando un uomo ha ammazzato figlio, la moglie, e nel titolo della notizia c'era anche scritto perché il marito pensava che la moglie lo tradiva. Se i giornalisti mettono un titolo di questo tipo, allora secondo me poco potrebbe cambiare, perché giustifica l'uccisione, togliere una vita umana per il fatto che lui era geloso oppure che lei magari avesse avuto una relazione extraconiugale. Quindi non è solo la cittadinanza che non è abbastanza avvisata, ma sono i giornalisti che con il loro punto di vista manipolano l'opinione pubblica. Grazie. Aggiungo che non mi trovo d'accordo con il tema della comunicazione, per tutto invece la questione delle donne sottorappresentate, quindi le donne che provengono dalla tratta, lì proprio lì in disaccordo se andiamo su quello, perché non se ne parla, se se ne parla non se ne parla bene, insomma non in modo adeguato. Grazie, thank you for sharing. Anyone else would like to share, or we go to the next question? Can you hear me? Yes. Hello, Martina. I'm Anna from Romania. Nice to meet you. I just want to add some a few aspects in Romania. The authorities started to take actions regarding this violence against women, especially the moment when NGOs and other organizations, social or educational organizations had initiatives, and we can say that they almost force the authorities to take measures to prevent violence or to control or limit violence in families, especially in rural area. I speak on behalf of Rural Area Women Association, and here violence is quite often, it's a quite often event, you know. Society, civil society started to take a position in favor of women, and then the authorities were in a way forced to adopt some laws in order to prevent such violence. But it's just at the beginning. Thank you, Anna, for sharing this. Yeah. And an insight from Romania in that sense. Unfortunately. Anyone else, or we go to the next question? Okay, let's go to the next one. In the country I come from, female employment rate are quite similar to men's.
Okay, everyone disagreeing unexpectedly. I must say that based on the participant registration to this webinar, we mostly come from either Central European countries or Southern or Eastern European countries. So I guess that also the geographic spectrum is quite clear-cutting in that sense. Anyone would like to add something, comment on this? On the outcome of the, well, we all disagree in that. So we can go to the next question, which is the last one. In carrying out activities with underrepresented women, the role of volunteers is very important, in some cases even more important compared to the one of professionals. Agreeing, strongly agreeing, Silvia. Yeah. Okay. Okay, I guess that this question, which gathers two questions at once, is also triggering the neutral response. Anyone would like to perhaps would like to comment? Someone who... Yes, please. Ma io devo dire che di Tucuro ho detto subito non d'accordo, nel senso che però ho messo anche neutrale perché la mia idea è che i volontari sono fondamentali perché sono una relazione, diciamo, riesce ad avere una relazione molto sana e costruttiva e di ricostruzione. Ma è necessaria una professionalizzazione, è fondamentale, cioè dovendo scegliere o volontari o professionisti, sceglierei i professionisti, almeno per l'area che mi riguarda ovviamente, che è quella delle donne migranti. Certo sarebbe Monca, sono due ruoli completamente diversi, ma non può mancare, ecco, non può mancare quello del professionista che ha un metodo e ha anche una visione e una capacità anche di distacco da tutti i problemi che porta la donna sottorappresentata e quindi di sostenere anche tutti gli aspetti emotivi che può portare questa persona e non andare a finire poi nel coinvolgimento personale, nel burnout e quindi la gestione di una relazione che è di costruzione, di empowerment e di costruzione di autonomia di questa donna. Quindi questo è il mio pensiero. Thank you, Barbara. It's something that I think we will also grasp more later with your contribution. Thank you for bringing this up. Anyone who would like to comment? Volevo Sì, solo aggiungere... okay. Scusi. No, volevo, sono dall'Italia, volevo dire di essere assolutamente d'accordo con Barbara, è lo stesso motivo per cui ho anche io scritto neutrale, nel senso volontari, soprattutto appunto nel nostro campo. I volontari sì, sono fondamentali, soprattutto quando magari il volontario proviene dallo stesso paese delle donne,
ma appunto, come ha detto Barbara, se si deve scegliere tra un volontario e una professionista, assolutissimamente la professionista, perché appunto ha competenze che il volontario magari non ha. Quindi direi in alcuni casi è anche più importante il volontario, direi di non essere assolutamente d'accordo. Thank you, Juliet. Yes. There was somebody else speaking before Juliet or overlapping? Sì, io mi volevo riferire alle agenzie, diciamo, dello Stato, dove lavorano i professionisti che non sono affatto qualificati per quel ruolo che coprono, perché in Romania sono tutti politizzati, quindi se non ci fossero i volontari per poter intervenire, non so a questo punto il livello della rappresentanza delle donne anche di questi argomenti fosse in questo momento in Romania. Quindi per me il ruolo dei volontari è fondamentale, perché i volontari non sono, sono anche persone che hanno seguito formazione, che sanno fare, non sono così passeggeri. Thank you, Silvia, for clarifying this. Also, I see that we also speak from different contexts and different perspectives, and that also plays a role in also forging our perspective. Thank you all. If there is nothing more, anyone? No. Okay, I would go, and I would officially, he was these are sort of the words that we will come across today during our talk. So we have already started from gender, finally at the core of our discussion. We'll grasp theory, and we, of course, in this, speaking about gender, we speak about women, but we will also speak with an intersectional dimension and perspective. We'll talk about gender-based violence, and discrimination, and we will grasp together with Celeste, we will try to understand what are the frameworks in use to tackle both gender-based violence and discrimination. We will speak about empowerment, such a concept today, really, which we hear about this everywhere, and of course, family and the work conciliation with an intervention from Arianna. We will also speak about a practice, then we will translate all this concept in practice, and we'll speak about methodologies, which is a bit the fil rouge, which connects all of us, I would say, from different perspectives. We speak about reflection actions from the colleagues from ActionAid, and we speak about mediation as a process. So let's go to the first contribution by Celeste. So now I'm going to give the floor to Celeste Saccomano, and I'm going to stop sharing my screen so that Celeste can share hers. Yeah, I'm going to share the screen. Fantastic. Thank you very much to both of you, Martina, Dolinda. Thank you very much to Alda for inviting me to participate to the BRAC project. It's an honor to be able to contribute. I'd like, we can go to the next slide, please. Fantastic. So just a little bit about myself. I am a gender migration consultant. I've been working on these topics in the last couple of years in NGOs, in a think tank, and during the last 2 years at the European Union and UN Women.
And the publication that I wrote for UN Women as a consultant, as a policy analyst in the team of exactly the reason why I was invited to this webinar. The publication focused on farm workers and domestic workers. We chose these two groups because they're some of the most vulnerable amongst other groups of the informal workers. I'd just like to clarify that I don't speak on behalf of UN Women, and you can find the link to the publication once Martina will kindly share the presentation. The paper was edited by the now ex-executive coordinator on sexual harassment, Dr. Purna Sen, and it was reviewed by Professor Catherine McKinnon, which I believe some of you must know. The next slide, please. And actually, we can just skip the next one. Yeah, we don't have much time, so I'll just go to the next one again. Fantastic. So why is it important in the first place to speak about gender-based violence in the context of BRIGHT, a project that focuses on collaborative participation? Well, I don't really need to tell you, I'm sure that everybody knows that gender-based violence and harassment is a widespread problem in the agricultural sector throughout the world. It is widespread in low, middle, and high-income countries. We also know that migrant workers experience higher rates of violence and harassment than native workers, and that the consequences of gender-based violence are significant. They can be physical, psychological, and there can be health consequences. Another reason why it's important to speak about gender-based violence in the context of BRIGHT is because we know of the positive outcomes that women participation and representation in trade unions and in decision-making processes have led to. For example, collective bargaining agreements, thanks to the voices of women, have included measures to prevent and respond to sexual harassment. Women have pushed for learning more about gender-based violence, so increased awareness of the human rights and of labor rights. And because trade unions and organizations are a platform to speak up about gender-based violence and to foster cultural change, which is ultimately what is needed to reach gender equality. The next slide, please. So I will speak and focus today on sexual harassment, which is the most common form of gender-based violence and discrimination in agricultural work. Is a previous slide, I believe. So the United Nations actually defines sexual harassment as a human rights violation of gender-based discrimination in the context of unequal power relations. Sexual harassment, differently from what some national legislations actually do, ranges from looks to words to unwanted touching to rape and assault. Here at the bottom of the slide, you can see some forms of sexual harassment on the left, and then on the right hand side, according to research, some of the forms that have been experienced, that are mostly experienced in the farms. The next one, please. So sexual harassment in employment
is unwelcome sexual conduct in the world of work. So I'd like here to stress the concept of unwelcomeness versus the concept of consent. So when somebody is fearing for their lives, they can actually give consent, but nobody can actually agree to gender-based discrimination. So we want to focus on unwelcomeness when we speak about sexual harassment. There's also two types that have been identified by CEDAW, the CEDAW committee, in their general recommendation 19 and 35. And they are hostile work environment and quid pro quo sexual harassment. So the first one is, for example, when somebody at work keeps asking you to go on dates or keep asking for sexual favors. And quid pro quo is when somebody asks you for sexual favor in exchange for work benefits. So for example, in the context of agricultural work, in exchange for lighter work or for I have a little, anyway, sorry. So power imbalance is also another key element in sexual harassment, and it's very, very present in the context of in farms, in the plantations, in the packing areas. So we have this high contrast between male-dominated supervision and management and women migrant farm workers in subordinate positions. The next slide, please. I'll just quickly start talking about the next slide, where you will be able to see some numbers about sexual harassment. So I was actually not able to find much about Southern Europe, but there's a lot of research and surveys for South America, North America, and Africa. On average, we can say that across these three regions, sexual harassment on farms can vary between 50% to 90% of women having experienced that at work. Another interesting data that research has found is that often women farm workers, when they're asked if they were sexually harassed, and then they're asked to describe behaviors that they have experienced, they do not really match the two things. They cannot really identify what sexual harassment is. So the next slide, please. So in this slide, I have listed some of the risk factors that at workplace level that increase farm worker women exposure to gender-based violence. So these are only the workplace factors. When applying the sociological model to gender-based violence in the agricultural sector, in fact, we have to identify 4 levels of interplaying risk factors. So for example, the ones that are not, that I haven't been able to add to this slide are system-wide factors, which are, for example, the structural and systemic discrimination against women, the normalization about sexual harassment, impunity, and exclusion of informal workers from social and legal protection. Then we have workplace and community factors, like the one that you can see in the slide. Then there's also interpersonal factors, which include, for migrant workers, lack of family or friend support or being a single mother. And then finally, individual factors that through an intersectional approach can be sexual orientation, race, migrant status, amongst others. All of these factors interplay to and allow perpetrators to actually
identify who is the easier victim to harass without much risk. The next slide, please. So in this one and the next slide, I've put together a list of the relevant normative framework and international standards and regional standards as well that we have concerning sexual harassment, gender-based violence, but also migrant workers and the world of work. As I previously mentioned, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women speaks about, defines gender-based violence as a form of discrimination. And in the General Recommendations 1935, we talk more specifically about sexual harassment and the two types of sexual harassment. In the following slide, we actually we have a very, very important instrument that has been adopted last year, which is ILO's Violence and Harassment Convention. I will just briefly mention this because it's a trailblazer. So here, for example, the convention states that everybody has the right to a world of work free from violence and harassment. It includes all persons, it applies to all persons working irrespective of their contractual status. So for example, this convention will apply also to informal workers and undocumented workers. It applies also to workers in rural areas and to the world of work in general. Therefore, not only harassment and violence that takes place at work, but also in the commute to work, in employee provided accommodation, and during the breaks that a worker can take. The next slide, please. So the next slide will be about women's participation in trade union and association, which is it's so important. However, we know that research has found that less than 10% of agricultural wage workers actually belong and are organized in trade unions and workers association. We know that there's a huge amount percentage of agricultural workers that work informally, this is also one of the reasons, because in many countries, trade unions, for example, they do not accept members that have they do not accept workers who are on short-term, seasonal, temporary work contracts. They only accept members, permanent workers. So this is a problem that still has to be tackled. Another thing we know is that male representation is much higher in these trade unions and workers' organizations. However, there are a few examples, positive examples. For example, the ones I mentioned at the bottom of the slide, where women have actually significantly contributed to the work of these organizations. For example, they've been able to introduce into the collective bargaining agreements established between trade unions and employers, regulations about gender-based violence prevention. So for example, on code of conduct, training on gender-based violence, training on gender equality. Next slide, please. So in this, I thought that it was really worthy of discussion to the case of the Fair Food Program, which is
which sounds like it's really one of the few programs that have achieved results and diminishment of gender-based violence and sexual harassment in the farms. So the Coalition of Immokalee Workers is a human rights and workers organization, and they launched in 2011 the Fair Food Program, which is they call it a worker-driven social responsibility model, which is based on a partnership between farm workers, tomato growers, and tomato buyers. So tomato buyers are, for example, McDonald's, Whole Foods, and Walmart. They're huge corporations that are brought to sign legally binding agreements in which they state that they will only buy tomatoes from fair food farms. At the same time, farms who want to sell tomatoes to these buyers, they have to become certified fair food farms. To do that, they have to ensure certain standards concerning, for example, dignified labor, sexual harassment, elimination of sexual harassment, trafficking, and correct wages. And so this has proved really, really efficient, and during the last 9 years, their reports show that each year cases of sexual harassment have diminished. They have used adopted mechanisms such as, for example, peer-to-peer training to learn about labor rights and human rights. They also have a toll-free 24/7 complaint lines and access to multilingual investigators and independent reporting mechanisms, which is very important for gender-based violence and sexual harassment. So they have actually been, Harvard Business Review has a couple of articles on them, and I suggest that you can find it in the reference down there. You can give a look if you're interested. The next slide, please. So how to finally engage farm worker women in tackling gender-based violence? So first of all, it is important that women have the spaces, if they want, to speak about it, obviously without being asked to share personal experiences, and also it would be important to explore with these women whether they feel the need to learn more about that gender-based violence. Finally, also it's important for them to discuss the needs and ways in which gender-based violence prevention can be integrated in the design of the services that are designed, that Bright is bringing forward. So, for example, I read that the next community service that Bright is proposing is a development of public transport in the workplace. So, for example, research shows in the US that workers going to the fields every day are harassed, can be sexually harassed even before they reach the fields, because drivers who drive the buses use quid pro quo mechanisms to have sexual favors in exchange for bringing women to the fields. So, for example, this is obviously important to keep in mind while designing a transport method. Finally, women should also be encouraged to discuss the gaps of the local institutions and public services that are supposed to support and offer protection. So, for example, do
does local law enforcement employs victim-centered approaches? Are the information provided accessible in different languages? Next slide, please, which is the last one. So as I mentioned previously, and Bright and the collaborative processes that it fosters is really a perfect opportunity for farm workers and for, well, it's a perfect opportunity to tackle gender-based violence and to actually negotiate with employers. Employers actually have the power to establish policy and procedures on gender-based violence and sexual harassment, to adopt code of conduct, and they should also ensure that they offer confidential reporting mechanisms. So I believe these are things to bring to the table, obviously after having discussed with women farm workers as well. Yes, of course, peer-to-peer training with the support of participating NGOs has proved very good results rather than frontal classes kind of training. And also providing information and making sure that on site, in the fields and the farms, there is available information on the local support services. I think we can skip the next slide, and I'd like to thank you again for your time. If you have any questions, please don't hesitate. Thank you very much. Thank you very much, Celeste. I think we will get back also to many of the points that you have raised at the end of this collective presentation and brainstorming. So thank you for this. If you all agree, we could then at the end go through questions, and now I would leave the floor to the colleagues from Colori Vivi. Barbara, I'm going to share the screen. Eccomi. Hello. Ma c'era il video da far vedere prima? Yes, ok. Nel senso, faccio una piccola presentazione. Il progetto Colori Vivi nasce dall'associazione Articolo 10 Onlus, che è l'articolo della Costana rispetto al tema dell'asilo politico. È nato il pensiero di... E lavoriamo quindi con donne e famiglie migranti. Abbiamo fatto questa scelta perché avevamo capito che questo era il buco, il vulnus, diciamo, dove c'era veramente una carenza di attenzione sul nostro territorio. La più grande difficoltà era trovare lavoro per queste persone, per ragioni che poi in seguito al video vi dirò. Quindi vi presenterei questo video che presenta la realtà. E poi vi racconto due cose sul tema della mediazione dal basso verso l'alto, delle tematiche degli inserimenti lavorativi. Yes, I'm going to share the video now. Quando abbiamo chiesto alle ragazze di individuare dei simboli da mettere nelle etichette del capo realizzato, Sadia ha messo le stelle, perché lei dice che quando dalle carceri della Libia è fuggita di notte e le stelle illuminavano la strada nel deserto. Per lei le stelle erano importanti perché aveva paura che si spegnessero e che questo potesse togliere la luce che le indicava la strada. Di fatto il laboratorio era una stanzetta con 4 macchine da cucire casalinghe. Alcune di loro sapevano già cucire perché lo facevano nel loro paese di origine, altri invece si approcciavano per la prima volta a questo mestiere. Nana bandaki mpe couture na mboka na ngai na Congo na bandaki kotunga deja na koya pe na Italie nazalaki na machine na ngai ntango na esika nasombe machine a couture. Le nostre donne sono tutte di nazionalità diverse e all'interno della sartoria non si percepisce
questo disagio, questa differenza, perché proprio c'è la voglia di fare un qualcosa insieme. Ecco. Io trovo questo sia magico. For the beginning, earlier stage, it's just like a play. We normally come at times 2 times in a week, at times 3 times in a week. Gradually, everything started going fine. So we are working there at least now. Ci sono momenti in cui il lavoro è una scalata senza imbragatura e ci sono momenti in cui è una surfata sull'onda perfetta. Percepisco il loro sentire, il loro sapere, quindi tutto quello che portano con sé. Percepisco anche la forza motrice che in qualche modo le ha fatte approdare qui. Mi hanno insegnato, prima ancora che io potessi insegnare loro qualcosa, a comprendere tutti gli aspetti, soprattutto del colore, riescano a essere una parte integrante del loro passato e della loro vita attuale. I always tell God, if you know that work will be a work that will lead me to my destination and the work that we do to use to train my children in this country, let him be. If it is not that one, may God to come and lead me to another work. And number 2, Satori, I always pray for them to have more job and more experience. La speranza è di arrivare nell'arco di 2 o 3 anni ad autosostenerci e a generare degli utili da poter reinvestire da una parte sull'attività di impresa e dall'altra sulle attività sociali di articolo 10. Sostenerci significa poter dare un'opportunità a queste donne. È possibile lavorare, condividere, creare. È un confronto continuo e credo che questo luogo sia veramente un punto di incontro tra culture diverse, differenti. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che chi indossa i nostri abiti non indossa solo un prodotto di alta qualità sartoriale, ma contribuisce anche all'espansione di un processo di scambio, di inclusione sociale e di autodeterminazione. Parce que Satoria, numero 1, nazwi ndako, consegui mia casa con Satoria, consegui lavoro con Satoria. Donc Satoria per me è un posto molto grande. Colori Vivi è un percorso in cammino, ma dove oggi noi siamo arrivati per noi è già un traguardo importante, perché siamo una realtà. Noi siamo Colori Vivi. We are Colori Vivi. Noi siamo Colori Vivi. Noi siamo Colori Vivi. We are Colori Vivi. Biso toza color vivi. Noi siamo Colori Vivi. Biso tozali color vivi. Noi siamo Colori Vivi. Eccoci. Ho preferito lasciare la voce alle protagoniste che essere io a spiegare che cos'è Colori Vivi e arrivare un po' al tema che mi è stato appunto assegnato. Spero si sia compreso anche che il nome è proprio questa miscellanea di culture, di tessuti, insomma, Colori Vivi deve diventare dico sempre un cortile, una piazza, un punto di incontro e di occasione. Nasce perché ho sempre lavorato in ambito di donne migranti, anche quando di immigrazione si parlava molto poco, e il grosso problema era l'inserimento lavorativo. Arrivavano nella nostra città e con una grandissima difficoltà di trovare una possibilità se non nell'ambito dei servizi alla persona, e oltre a questo avevano 6 mesi di tempo, massimo 1 anno per imparare la lingua, per diventare autonome, per trovare lavoro, casa, eccetera. E la data di scadenza incombeva sulle spalle di queste donne che magari nel frattempo avevano un bambino. La questione quindi per noi era inaccettabile di metterle per strada, e anche perché queste donne hanno dei traumi che le fanno sentire incapaci forse di riuscire ad esprimere il loro potenziale,
e oltretutto hanno delle abilità, perché ne hanno e ne hanno tante, ma che arrivando in un paese che non conoscono, insieme ai traumi non sanno come applicare, se non nell'ambito della comunità stessa, che spesso rischia di ghettizzarle e di togliere dai processi di inclusione sociale. Per cui abbiamo detto va bene, facciamolo noi questo lavoro, e ci siamo messi lì, come avete visto dal video, a creare dal niente questo luogo che oggi è una vera realtà e avrà anche un negozio e ha una produzione fattiva insomma, abbiamo 17 macchine industriali, quindi insomma si lavora. La questione importante e quindi è stato la dignità, di riconoscere la dignità a queste donne di potersi e di avere il tempo di formare. In questo il tempo è sempre stato tiranno, perché poter fare dei corsi di formazione che le professionalizzassero, quindi il bottom up è anche proprio di cercare di leggere la condizione della donna per creare delle reali condizioni di successo con questa donna. Seppur questo richieda il tempo necessario, noi non ci siamo mai posti il limite del tempo, noi non lavoriamo con date di scadenza, cioè scadono i progetti ma non scadono i lavori fatti con le donne. E quindi in questo senso le vediamo come partner del progetto, e quindi assolutamente sono le prime in prima linea e vengono coinvolte nel quotidiano di questa azienda che è Colori Vivi. Ma la cosa importante è un metodo innovativo che apparentemente delle volte può non sembrarlo, ma in realtà non ci sono molte realtà, e infatti è stato premiato dal premio della Caring Foundation di Parigi, che mette insieme 3 aspetti. Mette insieme l'aspetto del sostentamento della donna, che ha necessità inevitabilmente di poter inviare a casa dei soldi, perché nessuno nasce da solo. La famiglia, anche l'uomo singolo che qua senza famiglia, apparentemente è un uomo solo, ma in realtà ha una famiglia ed ha a cuore, come avremmo tutti noi, quello di poterla sostentare, alle volte anche la ragione del viaggio, di poter aiutare e sostenere la propria famiglia, oppure se la fa qua. Quindi una persona, un individuo ha intorno a sé una serie di relazioni che condizionano anche la necessità di avere un lavoro. Dico una banalità, ma non è così evidentemente in alcuni processi di inclusione sociale. Per cui dare il tempo di formarsi in situazione, quindi avere un luogo in cui imparano un lavoro qualificato come la sartoria, ma questo è un modello che noi intendiamo replicare anche su altre attività, insieme al pagamento di uno stipendio, inizialmente come tirocinio formativo, ma con l'impegno poi dell'assunzione, anche se la persona non è così tecnicamente preparata. E in questo si aggiunge una terza componente, che è questo termine anche della mediazione tra la cultura del mondo lavoro che portano in seno le donne migranti e la cultura del mondo italiano che accompagna la vita di un'azienda. Quindi c'è sempre la presenza di un operatore, soprattutto all'inizio, che va a dedicare del tempo alla donna appena inserita per andare a scoprire tutte quelle sfaccettature che non sono di fatto tecniche, ma che sono legate alla gestione del conflitto, al comprendere dove sta andando questa barca che è Colori Vivi e che ti appartiene. Si fa subito sentire il senso d'appartenenza a questo luogo, cioè l'immediata sensazione che la mia azione, il mio cucire, il mio fare quel capo ha un impatto sulla azienda stessa, perché questo disegna assolutamente un processo di partecipazione di cui le donne anche che hanno dei grossi traumi hanno la necessità anche per guarire da questi traumi. Quindi si fa un lavoro tecnico-professionale di insegnamento e un lavoro di educazione, in più viene pagato lo stipendio perché possono diventare autonome e continuare verso questo sogno che è avere un contratto di lavoro in questo ambito.
A questo punto si aggiunge anche però il tema, non è, noi vorremmo smettere di parlare di migranti come il ghetto specialistico della diversità, dove le donne hanno anche la diversità di essere donne, ma inserirle in un contesto che dovrà essere la nuova società del domani, e quindi la diversità quindi come valore. Tutto questo lavoro non si può non inserire nel contesto della coesione sociale, del lavoro verso le tematiche della coesione sociale. La coesione sociale cosa significa? Che uno degli elementi di cui si occupa Colori Vivi sono le donne migranti e quindi la formazione e l'inserimento lavorativo. Ma un grande lavoro viene fatto con tutti gli stakeholder che incontra Colori Vivi, dai fornitori a chi ci finanzia, ai clienti, di sensibilizzazione verso questo tema, ma non a parole vuote, ma a partecipazione. Cioè io vengo a acquistare questo capo, tu non acquisti un abito, tu acquisti un'esperienza. Quindi approdi nel nostro laboratorio e tocchi con mano tutto quello che c'è e viene accolto in un certo modo particolare, in modo che tu possa essere pronto a incontrare un'esperienza che ti contamina di bellezza, che è il centro e il fulcro di questo progetto. Resta ancora molto da fare perché in realtà il modo, la cultura del lavoro che portano dentro queste donne è certamente molto più slow di quello che noi siamo abituati, no? Almeno in Italia, no? A correre come dei nannati, avere dei tempi che sempre per ieri. Loro ci hanno insegnato, e quindi mi piace dire mi hanno insegnato a prendermela po' più calma, no? Perché hanno la necessità di non ricevere una violenza anche nei tempi, perché si risveglia non solo un trauma legato a questo tipo di momento, cioè dai fai in fretta, dobbiamo consegnare eccetera, no, si accende tutto il trauma e vanno in crisi. E in quel momento bisogna essere pronti ad accogliere questa cosa e fermarsi, perché questa è una cosa che va assolutamente fondamentale se si vuole accompagnare la donna in un percorso di ricostruzione e anche quindi di partecipazione al buon risultato di un'azienda, di un'impresa sociale come quella di Colori Vivi, tenere conto che dobbiamo potenziare le abilità, anche quelle trasversali, di resilienza. Quindi il gap produttivo dato da questo tipo di atteggiamento certamente cozza con quello che è la sostenibilità economica. Ecco che si innestano dei processi di innovazione e di coinvolgimento dei clienti rispetto a questi tempi che in realtà bisogna sapere porre in un modo che portino motivazione e partecipazione, cioè che diventi un pezzo dell'esperienza. So che non è facile, ma ci si sta riuscendo. Alcuni clienti sono diventati anche dei volontari all'interno dell'associazione per aiutare a colmare questo gap. Quindi è un processo in costante innovazione, non è mai, non ci si può fermare perché con l'ingrandirsi anche di un'azienda o comunque di un inserimento lavorativo di questo tipo ci sono sempre delle cose da aggiustare, da migliorare, ma grazie anche al loro contributo facciamo delle assemblee almeno mensili e se si può anche colloqui individuali, laddove loro portano, noi diamo l'idea di dove si sta andando, cioè io non cucio solo un abito, tu hai fatto questo abito fatto dalla stilista che andrà a finire in quel negozio e sanno tutto di ciò che accade dentro Colori Vivi e quindi sono motivati, lavorando sulla loro motivazione e loro portano dei correttivi da fare dove si deve essere pronti a mettersi in discussione grazie alla partecipazione di queste donne che per coerenza, se si vuole veramente riconoscere questa dignità, occorre inevitabilmente, bisogna proprio anche coinvolgere, ma concretamente, anche nel variare un processo perché è più fluido in una certa maniera. Quindi come possiamo fare a sostenere le donne migranti negli inserimenti lavorativi più in generale? Occorrerebbero dei processi più lenti, più slow,
ma che danno dei risultati assolutamente più duraturi, perché una donna, soprattutto una donna migrante che porta in sé tanta sanezza, io la chiamo, cioè è una donna sana che ha fatto un viaggio, ha un trauma, ma è in grado anche di gestirlo, va solo sostenuta per un certo tempo e quel tempo, se ce lo si dedica da sola, farà quello che deve fare senza il bisogno di pensare di doverla curare, assistere. E credo che questo, sempre Sadia, quella del corso, del video, aveva detto: io vorrei bere l'acqua dalle mie mani, no? È una cosa che non mi dimenticherò mai, perché le somale parlano con proverbio e credo che sia la cosa più semplice, più chiara da dire. Quindi metterle in condizioni di poter prendere quest'acqua con le loro mani, magari non sanno dove è la fonte e bisogna indicargliela, ma non trainandola, indicandogli la via e permettendo a lei di camminare sulle sue gambe, e questo non tramite con solo il cuore, no, con metodi molto concreti che noi stiamo cercando di attuare e definire, che sono praticabili. Certamente è un processo innovativo, perché in realtà non ci sono né i finanziamenti né il modo per ampliare questa prassi, e credo che le politiche dovrebbero ragionare un pochino più su questo, soprattutto per quello che concerne le donne, perché questo può valere anche per gli uomini. Io terminerei così e ovviamente rimango poi dopo, se ho detto tutto, insomma, Martina, se credi che debba aggiungere qualcosa. No, certo, grazie. Thank you very much, Barbara. Really, really insightful. Thank you for sharing it with us. Now I will give the floor. I will just move to another story. We go from Colori Vivi to another story, another background, directly to the south of Italy. We will go back to the Arianna supported us in giving the floor first to the colleagues from the south of Italy, the colleagues from ActionAid working on, can you hear me? Yes. No, I stopped sharing my screen, sorry. Well, now here it is. I would give the floor to Anna Rita and Simonetta, because afterwards they have to attend to another activities, always in the framework of Bright, and it is exactly the activities that they're going to present to us right away. The floor is yours, Simonetta e Anna Rita. Thank you. Grazie Martina e buonasera a tutte e a tutti. Sì, scusateci, ma subito dopo abbiamo un appuntamento, l'ultimo appuntamento del primo ciclo dei Reflection Action, appunto con le donne abbraccianti qui nel sud Italia, in Puglia esattamente. Oggi siamo qua per raccontarvi di Bright, però prima di raccontarvi di Bright vorremmo raccontarvi da dove nasce, dove trova nascita appunto quello che è oggi il progetto Bright e il programma intero su cui ActionAid sta lavorando. Tutto questo infatti prende le mosse da una piccola sperimentazione che nel 2017 ActionAid ha portato avanti in un piccolo paesino del sud-est barese, Adelfia, con un gruppo di donne braccianti italiane impiegate in agricoltura, soprattutto nella raccolta dell'uva. Sia durante il primo cambiaterra che così come in Bright, la metodologia, lo strumento principale di lavoro che è stato utilizzato è appunto quella tipica di ActionAid, che viene utilizzata nei 45 paesi in cui ActionAid opera, che è il Reflection Action, che è appunto una metodologia partecipativa che viene utilizzata con i suoi vari e molteplici strumenti per sostenere e accompagnare, in questo caso le donne, comunque le persone, gli uomini e le donne che vengono coinvolti nei processi e che vivono in difficoltà nell'analisi della propria situazione, per identificare appunto le violazioni dei loro diritti e lavorare insieme per produrre un cambiamento sostanziale nelle loro vite. Di fatto, diciamo, il principio
proprio attraverso questo principio, quindi la partecipazione diretta, responsabile delle donne, che il processo di Cambiaterra prima e di Bright ora è da questo che è partita, perché l'idea e quello su cui abbiamo lavorato sin da subito è stato quello di provare a guardare a queste donne come parte, non come oggetto di studio, ma come parte fondamentale di un processo che le vedesse coinvolte direttamente e che ci permettesse di avere diciamo uno spaccato chiaro di quella che fosse la condizione delle donne, quella che fosse e quella che è purtroppo ancora oggi la condizione delle donne impiegate in agricoltura. Di fatto con Cambiaterra nella sua sperimentale innovatività ci siamo ritrovate da subito a ragionare in un'ottica di estrema complessità del processo, una complessità a cui ci siamo resi conto di non poter rinunciare, ma che abbiamo provato a considerare come un elemento non da rimuovere, quindi a cui diciamo trovare una risoluzione rapida, ma abbiamo tenuto conto di questa complessità perché appunto quello che ci ritornava era un'immagine molto dettagliata e precisa delle violazioni, delle mancanze, dei problemi che in maniera molto diciamo intersistemica queste donne vivevano e vivono. Infatti attraverso appunto Cambiaterra abbiamo capito sin da subito che lo sguardo che dovevamo avere di fronte a questo processo in atto non poteva essere uno sguardo neutro su quello che stava accadendo, su quello che le donne ci riportavano, ma il nostro posizionamento e il lavoro che quotidianamente facevamo con loro doveva essere uno sguardo aperto e intersezionale, poiché insomma come abbiamo visto allora, ma come vediamo tutt'oggi e ancora di più oggi, perché le donne coinvolte appunto in Bright sono donne comunitarie e anche alcune non comunitarie, lo sfruttamento tipico purtroppo del lavoro agricolo, a questo sfruttamento si univa e si unisce la discriminazione e la violenza subita in quanto donne, e il tutto diciamo spesso nel silenzio e nell'invisibilità, come poi diciamo Simonetta racconterà rispetto all'esperienza specifica. Quindi Cambiaterra ci ha permesso, quindi la prima sperimentazione, questa piccola e prima sperimentazione ci ha permesso dal lavoro con le donne alla costruzione del patto di collaborazione, alla sperimentazione del campo estivo cogestito, di cominciare a nominare le cose rispetto alla specificità dello sfruttamento delle donne in agricoltura, per farlo diventare, diciamo, sin da subito abbiamo provato e stiamo provando tuttora in maniera sempre più, diciamo, più allargata, grande ed importante, a farlo diventare un fatto pubblico, una questione sociale, politica, di sistema che riguarda tutte e tutti e non solamente le donne. Ed in questo, ed è proprio a partire da questa riflessione che è nata in Cambiaterra, quindi nel 2017, e con il lavoro anche di, diciamo, di riformulazione rispetto a Bright e rispetto a quello, all'ambizione grande che è di Bright, rispetto alla metodologia, poi abbiamo cominciato a capire come integrare quindi lo strumento del reflection action, quindi questa metodologia anche con un ulteriore paradigma che è quello della psicologia di comunità. Perché abbiamo cominciato a riflettere su questa necessità di commistione, di contaminazione, perché appunto guardando la condizione bracciantile ci siamo resi conto che era necessario guardare anche alla comunità di riferimento, che significa appunto vedere le condizioni di vita e lavoro delle donne strettamente connesse e in continuo diciamo, condizionamento con il territorio di riferimento. Quindi come le donne con la loro condizione di donne braccianti e la comunità di riferimento in una relazione di influenza reciproca e continua
continua. Quindi due elementi fondamentali di un processo così complesso come quello di Bright, da cui dovevamo partire e a cui continuamente continuiamo a tornare. Appunto, e quindi diciamo che il processo di comunità che stiamo provando a costruire e con il quale continuiamo a guardare quello che sta accadendo in questo momento, Bright rispetto al lavoro con le donne ha chiuso il primo ciclo di appuntamenti di Reflection Action in Calabria. Oggi concludiamo il primo ciclo in Puglia, poi ci sarà anche quello della Basilicata, e il lavoro ancora una volta insomma che sta emergendo, e quindi è la necessità di lavorare e di guardare tanto alle donne, come si diceva poc'anzi nell'esperienza che veniva raccontata di Colori Vivi, di guardare a queste donne così come alla comunità di riferimento come portatrici di risorse, quindi capaci appunto di anche nel momento in cui vengono accompagnate nel riconoscimento dei propri diritti, dei propri strumenti, delle proprie risorse, accompagnate appunto ad essere protagoniste di un processo che necessita di loro come non come diciamo fruitrici di un servizio, ma come coproduttrici di una risposta che vede tutte le parti coinvolte, quindi tutti i portatori di interessi e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti all'interno del processo come riferimenti della comunità, come parte fondamentale di quei cambiamenti che stiamo cercando di perseguire e stiamo cercando di costruire in una forma che, appunto, come ho già detto, che non risulti come c'è qualcuno che trova una soluzione, no? Ma insieme individuiamo, che poi è parte dei processi di Action Aid, insieme individuiamo e analizziamo le situazioni e le risorse presenti fuori e dentro per poter insieme fare un lavoro sia di riconoscimento e di costruzione delle risposte e allo stesso tempo anche un lavoro di advocacy dove le donne sono parte fondamentale. Quindi in qualche modo, diciamo, quello che stiamo provando a fare in questa fase e in questa parte del progetto Bright, che è un progetto ampio e complesso, come è stato detto più volte, è quello appunto di lavorare su due binari, no? Un empowerment individuale e collettivo che è in continua relazione e interdipendenza, ed è fondamentale proprio ai fini dell'obiettivo e del conseguimento di quello appunto che sono le finalità del progetto nello specifico, ma anche proprio delle politiche su cui si intende incidere e con cui si intende lavorare. Per restituirvi un pezzettino dello spaccato di questo lavoro che stiamo facendo, passo la parola a Simonetta che appunto vi darà alcuni elementi proprio di quello che sta emergendo, delle parole di queste donne che in questa parte del processo sono prevalentemente donne rumene, però abbiamo anche delle donne in realtà albanesi e qualche italiana che è stata coinvolta e che ci riportano appunto, come abbiamo detto, una fotografia atroce e di cui siamo consapevoli, ma su cui, diciamo, stiamo cercando di mettere insieme, di cucire insieme i pezzi per questo lavoro collettivo, appunto. Quindi Simonetta, ti passo la parola. Grazie Anna Rita e buonasera a tutti e a tutte, e grazie mille per questo spazio di condivisione. Ho trovato gli interventi che sono stati fatti finora molto interessanti e sicuramente, come dire, trasversali anche a quello che è l'intervento che in quanto Bright portiamo avanti, come diceva Anna Rita, nei territori di Calabria e Puglia. E, come appunto ha accennato Anna Rita, quello che cercherò adesso brevemente di fare è una fotografia di quello che è emerso ad oggi appunto dai laboratori di Reflection Action che abbiamo appunto portato avanti e che stiamo portando avanti qui nel Sud Italia. Farò un particolare riferimento a le attività che sono state svolte nel territorio calabrese, con specifico riferimento all'area
ionica cosentina, quindi parliamo dei territori di Corigliano Rossano, che sono i territori in cui la sperimentazione sta avvenendo in questo preciso momento storico, ecco. Quindi i circoli di Reflection Action sono partiti in Calabria, hanno avuto inizio nel mese di novembre e hanno coinvolto, diciamo, braccianti agricole di varie nazionalità, ma nello specifico abbiamo avuto in prevalenza rumene, bulgare e ucraine. Purtroppo le restrizioni imposte dal coronavirus e quindi dal dilagare della pandemia non ha consentito lo svolgimento delle attività in presenza così come ce l'eravamo prefigurate, motivo per cui si è scelto di utilizzare una piattaforma digitale che così ha messo in qualche modo sia noi che le partecipanti di fronte ad una doppia sfida. Da una parte sicuramente quella relativa alla propria condizione, quindi di lavoratrici agricole del sud Italia, e dall'altra parte la necessità di affrontare determinate tematiche attraverso un dispositivo che senza dubbio, insomma, ha o avrebbe potuto in qualche modo minare la relazione di fiducia che solitamente si instaura, diciamo, con la facilitatrice all'interno di gruppi partecipativi così complessi in cui vengono trattate poi delle tematiche così complesse. Tuttavia, ecco, il bisogno delle braccianti di sentirsi ascoltate e soprattutto rappresentate è stato tale da consentire il superamento di queste criticità o nello specifico di quelle che potevano derivare proprio dal mancato svolgimento delle attività in presenza. In sintesi possiamo dire che uno dei punti di forza è stato proprio la possibilità di valorizzare la capacità delle lavoratrici di agire come attiviste dei propri diritti e al tempo stesso la possibilità di analizzare proprio le disuguaglianze di potere. Questi due aspetti hanno messo le donne nella condizione di poter accendere riflettori su questioni che da troppo tempo venivano taciute o che comunque erano rimaste inesplorate per l'assenza proprio di un orecchio disposto ad ascoltare. Mi ritornano spesse volte in mente proprio le parole di alcune delle braccianti che hanno partecipato ai laboratori e soprattutto lo stupore di queste donne nel momento in cui si rendevano conto che finalmente c'era qualcuno che era interessato ad ascoltare certe storie e soprattutto interessato a dare voce ai bisogni di queste donne, proprio perché finora, come dire, nessuno aveva prestato un orecchio a quanto appunto queste donne avevano da raccontare. E uscire dalla condizione di invisibilità. Mi sentite? Sì, yes. Sì. Ah, ok. Sentivo qualcosa in sottofondo, non so cosa. Dicevo, uscire dalla condizione di invisibilità è stato proprio, come dire, il cavallo di battaglia un po' che ha guidato i Reflection Action per questa prima, diciamo, sessione che si è conclusa. Infatti possiamo dire che questa affermazione che cito testualmente dalle parole di una delle partecipanti è stata proprio la prima grande battaglia che le braccianti hanno deciso di intraprendere con l'avvio dei Reflection Action. Quindi una frase che possiamo dire racchiude in sé una perfetta fotografia della condizione di queste donne che vivono purtroppo, anche come diceva Anna Rita, uno stato di estrema emarginazione, assenza di tutele e di diritti negati. Non solo quindi invisibili, ma addirittura dimenticate, perché nella condizione delle braccianti, soprattutto se straniere, abbiamo trovato e troviamo purtroppo tutti i più terribili ingredienti delle nuove forme di sfruttamento che cancellano e hanno cancellato nel tempo il fatto che in quanto cittadine comunitarie le donne che abbiamo incontrato sono in realtà già titolari degli stessi diritti delle cittadine dei paesi che li ospita. E la cosa, diciamo, l'aspetto o uno degli aspetti più curiosi di questi laboratori è stato proprio quello di aiutare proprio queste donne a riscoprirsi in quanto cittadine dotate di diritti, no? E quindi riscoprire insieme a loro il fatto che in quanto cittadine comunitarie potessero avere la possibilità di godere di determinati diritti. Quindi fatti precisi proprio raccontati all'interno di questi laboratori che ci hanno permesso di toccare proprio con mano esattamente come avviene l'arruolamento delle braccianti da parte dei caporali
lo sfruttamento lavorativo, ma anche e soprattutto le violazioni alle quali sono sottoposte continuamente e che pongono queste donne in una condizione di moderna schiavitù. Infatti il ricatto sessuale, ad esempio, è solo una delle forme che spesso assume purtroppo questo sfruttamento. Infatti il racconto di stupri, di palpeggiamenti da parte dei caporali è sempre stato molto frequente nei racconti e negli incontri virtuali che si sono sviluppati. Quindi in questo senso la manodopera straniera femminile è, possiamo dire, un doppio serbatoio di gratificazione per i caporali, perché diventa un serbatoio di gratificazione pecuniaria, ma anche purtroppo sessuale. Quindi diventa un vero e proprio circolo vizioso, almeno così è stato descritto, cioè proprio un girone infernale che arriva a stritolare, a strangolare le braccianti in una morsa che poi si trasforma anche in stress, affaticamento, malattia, non solo intesa come disagio psichico, ma anche come disagio che le braccianti stesse sperimentano anche attraverso patologie fisiche sotto forma di sintomi fisici, e quindi è proprio il corpo che poi arriva a parlare anche di determinati disagi. E diciamo che riconoscere finalmente l'esistenza di decine di migliaia di lavoratrici del comparto agricolo invisibili ha rappresentato soltanto la punta dell'iceberg, perché dietro l'invisibilità infatti si celano una molteplicità di bisogni ai quali le braccianti ad oggi vogliono trovare delle risposte insieme alle istituzioni competenti, ma anche a tutte le organizzazioni del territorio che in qualche modo nell'ambito del progetto Bright hanno scelto di essere quell'orecchio attento di cui parlavamo prima e sensibile, che quindi è mancato sul territorio per troppo tempo. Si parla nello specifico di bisogni che non rispondono soltanto a logiche di natura economica, ma che tengano conto, come dicevamo prima, proprio del benessere psicofisico delle lavoratrici e dei loro diritti. Fra i bisogni emersi, per esempio, con maggiore intensità all'interno dei Reflection Action abbiamo individuato il bisogno di rispondere alle difficoltà legate alla conciliazione del lavoro con il carico di cura dei figli. Un bisogno questo che, diciamo, ha messo proprio in risalto l'assenza di servizi di welfare sul territorio, come quelli per esempio che si occupano di infanzia ed educazione. Infatti quello che è emerso è che effettivamente le braccianti pagano ancora di più lo scotto della loro condizione, soprattutto se sono madri, perché vi è un'esistenza di sistemi di welfare che possano essere considerati adeguati al mercato del lavoro, ed infatti per esempio molto raro che amministrazioni comunali siano disponibili ad aprire per esempio un asilo oppure un nido notturno per i figli delle braccianti, e questo costituisce un impedimento alla comunità lavorativa e alla continuità lavorativa, soprattutto che si ripercuote poi sulle garanzie contributive e anche retributive da una parte, quindi parlando più di una sfera economica, ma anche purtroppo sulla crescita sana dei figli, perché le donne stesse hanno spesso raccontato di essere state costrette a lasciare i propri figli in compagnia di estranei per tutto il tempo in cui le madri erano e sono impegnate nel lavoro di raccolta. Tralasciando i dettagli rispetto anche ad episodi, insomma, che sono stati raccontati di maltrattamenti e abusi avvenuti in quelle condizioni in cui le madri erano costrette a lasciare i propri figli in compagnia di estranei, senza considerare e poi tutte le criticità invece che sono emerse relativamente alle condizioni igienico-sanitarie, per esempio, a cui sono esposte coloro che vanno a lavorare nei campi, ai loro alloggi, e anche, come si è già detto, alla questione dei trasporti e a tutte le tutele contrattuali che vengono purtroppo meno. Quindi concludo dicendo che in qualche modo porre rimedio a questa condizione disumana vorrebbe dire amplificare un po' la forza dei Reflection Action, rendendoli in qualche modo dei laboratori permanenti, perché attraverso questa modalità siamo riusciti a mettere per la prima volta forse le braccianti nelle condizioni di potersi autorappresentare, di poter autorappresentare le proprie istanze, ma anche di poter rinarrare la propria storia e quindi in qualche modo riscattare, cioè nella condizione di poter riscattare se stesse, ma anche di riscattare e al tempo stesso proteggere tutte quelle donne che ancora non abitano i nostri luoghi, ma che presto potrebbero farlo. Grazie. Grazie Simonetta e grazie Narita, thank you very much.
for sharing all these insights from what is happening, what you are going to also to be devoted to in the next couple of minutes. So thank you very much. And I would also build on what you, Simonetta, mentioned really at the end of your contribution. Lack of welfare services and the burden that this circumstance has on conciliation, right? So on this, I would leave the floor to Arianna Santero. We will go back to her presentation so that we could see together what we are talking about in that sense. Arianna, the floor is yours, and I would ask you, I know we would, I mean, it's really interesting and would be really glad to be here very long. Unfortunately, we are running out of time, so 15 minutes, even like 12 to 15 minutes, so that we can have some minutes of discussion if you are available to stay back a little longer. Arianna? Sì, buonasera a tutte. Stavo controllando che forse le slide sono la versione un pochino più lunga, qui, non quella che ho mandato ieri sera, quindi andremo magari un po' più veloci se è la versione precedente, Martina, va bene? In realtà ho preso quella che ho ricevuto ieri sera, l'ultima. Ok, vediamo in ogni caso. Sì, comunque appunto riassumo il più possibile per lasciare anche più spazio al dibattito e anche perché alcuni di questi aspetti sono già stati toccati dalle belle molto utili interventi di oggi pomeriggio. Per cui andiamo pure avanti, quindi grazie a tutte. Dunque, questi ultimi appunto brevi minuti sono soprattutto sulla questione della conciliazione, come abbiamo detto, quindi in particolare per quanto riguarda la conciliazione tra famiglia e lavoro nel contesto delle donne migranti che hanno figli, ma non solo. Quindi da questo punto di vista progetti come questi di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, sono molto importanti in questa fase, anche in questa fase storica, che in letteratura è definita una fase caratterizzata da un deficit di cura. Questo vuol dire che i sistemi famiglia-lavoro che hanno caratterizzato i paesi occidentali stanno cambiando profondamente per molti processi in corso e il ruolo delle migranti in sempre più paesi, non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, è sempre più cruciale per cercare di rispondere a questa deficit di cura. Possiamo andare avanti, poi ci torniamo, ma lascerei. Ecco, quindi che tipi di politiche si possono, che tipi di obiettivi hanno le politiche a livello nazionale? Si parlava prima, a partire dal progetto Bright, dei limiti di queste politiche. Quindi queste politiche sono viste innanzitutto come un modo per incoraggiare l'occupazione femminile. Hanno però un'importanza che va anche oltre questo, che riguarda la questione demografica fortissima, ma anche le pari opportunità tra bambini. È una cosa di cui oggi pomeriggio ancora non abbiamo parlato, ma emerge dai dati comparativi internazionali e anche quelli sull'Italia, che i figli delle donne migranti o delle famiglie migranti hanno un rischio di povertà più alto e questo si protrae da una generazione all'altra. Quindi lavorare nel futuro, come diceva Barbara, guardando anche le stelle nel futuro, è guardare anche all'impatto della riproduzione intergenerazionale delle disuguaglianze. Quindi adesso stavamo parlando della prima generazione di immigrate, diciamo così da un punto di vista storico, quella che più attira anche l'attenzione pubblica e politica in Italia adesso, ma ci sono anche seconde generazioni, terze generazioni. I processi di disuguaglianze su cui si sta provando a agire oggi possono portare anche in futuro alla riproduzione di queste disuguaglianze. Quindi è molto molto importante questo tema, non solo per le donne di oggi, ma per i bambini anche del futuro. Ok, andiamo pure avanti. Quindi
Su questo andrò molto veloce, quindi adesso chiederò a Martina, poi piuttosto posso lasciarvi queste slide. Questa parte era soprattutto sulle differenze tra paesi, quindi malgrado i tipi di iniziative che si possono anche poi provare a riproporre a livello locale, che riguardano i servizi, e da qui il dibattito, come è stato in parte iniziato a accennare prima, servizi individuali, collettivi, ma comunque servizi, quindi creare nidi per esempio, oppure dare soldi per usarlo, hanno implicazioni diverse sul genere, cioè sulle relazioni di genere nella famiglia, oppure, anche questo ha delle implicazioni di genere, diciamo riservare del tempo, e da qui le questioni per esempio dei congedi, ma anche ci sono dei progetti, delle iniziative sulle banche del tempo. Si è parlato dei tempi anche dei tempi del lavoro, anche nella presentazione di Barbara. Per esempio il part-time è poco usato nei paesi del sud Europa che sono coinvolti oggi in questo network e anche nell'est Europa. Ma è una delle strategie. Quindi grazie Martina, andiamo veloce, andiamo pure avanti. Su questo salto direttamente, ma perché i congedi hanno impatti diversi anche sugli uomini, qualche volta qualche uomo prende congedi, è ancora molto raro. Ma anche questo è un tema, perché la conciliazione dovrebbe essere un tema che riguarda sia uomini che donne, poi di fatto non è così, e le strutture delle politiche anche fanno sì che non sia così. Per esempio sui congedi il fatto che siano poco pagati come indennità, sono pagati per esempio quelli parentali in Italia al 30% dello stipendio, incoraggiano il fatto che se entrambi i genitori sono presenti lo prenda il congedo il genitore che è meno pagato dei due, e di solito è la madre la meno pagata dei due genitori, ma ci sono contesti come quelli insomma, dell'agricoltura in cui non ci sono contratti di lavoro, quindi le persone non hanno diritto a tutto ciò che è work related, tutti i diritti che sono collegati al contratto di lavoro, e i congedi sono normalmente di questo tipo, non sono accessibili dalle persone in queste posizioni. Quindi anche a livello di dibattito c'è stato un grosso dibattito molto recentemente a livello di Unione Europea per garantire standard minimi sui congedi, ma questa fetta di donne e lavoratrici è invisibile, come è stato detto, anche perché non ha un contratto. Ok, andiamo avanti. Servizi, su questo c'è un grandissimo divario tra paesi, quindi divario di tassi di copertura, di spesa pubblica, costi che si chiede di pagare alle famiglie, ma anche qualità dei servizi, qualità della professionalità delle educatrici. Pensiamo a quanto è brutto se una educatrice definisce incapace una mamma perché ha delle norme culturali diverse, perché magari ha degli orari di lavoro molto lunghi e quindi arriva sempre in ritardo a prendere il bambino, ma non perché non tenga questo bambino, ma perché ha orari di lavoro diversi da quelli magari della classe media o così via. Quindi su questo, come è stato sottolineato in Italia, ma non solo, anche la differenza tra regioni e tra aree rurali o urbane è elevatissima, e progetti come quello di Bright o di questo tipo sono molto importanti per sottolineare come invece la copertura dovrebbe essere molto più diffusa sul territorio italiano. Quindi su questo è molto importante insistere anche e soprattutto nelle aree anche agricole. E extraurbane, ok, grazie per andare avanti Martina. Questo è sempre sulla differenza tra paesi. Sotto i 3 anni di età soprattutto è il periodo più scoperto, magari su questo si può fare un ragionamento in base alle partecipanti del progetto Bright. Quanto più i bambini sono piccoli, quanto meno in media ci sono i servizi garantiti. Ok, andiamo pure avanti. Su questo andiamo avanti, non c'è molto tempo. Vi dico proprio solo
alcuni dei temi un po' anche a complemento, in modo complementare rispetto a quanto avete già detto, le vostre riflessioni. I significati dell'essere genitore appunto sono diversi. Questo è un tema che è molto importante quando si parla di conciliazione, perché in Occidente e in alcune classi sociali la genitorialità è sempre più una scelta, una questione di intensità della cura, intimità della presenza. Le migrazioni transnazionali mettono invece le madri migranti in delle posizioni di differenza rispetto a questi modelli, che sono in parte culturali, in parte scelte ed in parte molto legate ai vincoli lavorativi e di cittadinanza o di non cittadinanza che queste donne affrontano. Quindi questo è molto importante quando si lavora anche su questi temi, per non rischiare di promuovere visioni etnocentriche, ma anzi farsi anche condizionare reciprocamente su questi significati. Ok, andiamo pure avanti. Questi sono altri elementi di differenze tra paesi europei, però andrei avanti. Posso lasciarvi comunque poi queste slide se le volete. Se volete andare, possiamo andare avanti. Ok. Allora, quindi anche quelle precedenti sostanzialmente, quello che qui volevo solo sottolineare è il fatto che le politiche e la cultura, la società in realtà sono strettamente connesse. Quindi progetti come questi, che partono da visioni anche in parte diverse, sia da quelle che promuovono le politiche, sia da quelle principali nella maggioranza della cultura della società, sono molto importanti, innanzitutto perché fanno emergere le contraddizioni tra gli ideali di cura, di conciliazione, di lavoro e poi quello invece che propongono o consolidano le politiche. Per esempio in contesti come quello italiano, ma possiamo, ecco su questo, ecco, grazie, ma non solo, diciamo europeo, due assunti stanno diventando sempre più forti e impliciti, quindi non espliciti, nelle politiche di conciliazione, ma progetti come questo invece possono contribuire a vedere in modo più critico. Il primo è quello della sempre maggiore importanza attribuita a diritti e responsabilità individuali. In realtà molto spesso non funziona così l'essere genitore, non funziona così avere dei figli. In molti paesi di origine la questione è vista come un tema di comunità. Questa è anche l'aspettativa in alcuni casi di alcune madri migranti che però non possono avere la loro rete di riferimento nel contesto in cui arrivano e forse non sempre è la soluzione poi più efficace per consentire di uscire dallo sfruttamento e consentire di rimanere nel mercato del lavoro tutti e tutte. Un altro approccio sempre più forte all'interno delle politiche per la famiglia a livello nazionale e internazionale è il modello dell'adulto lavoratore. Quindi cosa vuol dire questo? Che dobbiamo lavorare tutti in modo unconditional work, in modo incondizionato, come se poi non avessimo, come è stato già detto, un corpo, che in realtà abbiamo, e come se non avessimo responsabilità di cura verso gli altri, ma anche verso noi stesse. Quindi questo è evidente nel settore dell'agricoltura di cui ci occupiamo oggi, ma è evidente anche per questo ho messo anche questa foto di questa donna col tailleur. Non sottovalutiamo la portata, diciamo, delle iniziative in quest'ambito specifico anche per le lavoratrici in altri ambiti, per contestare questo modello che non funziona anche per altri ambiti anche più qualificati, più pagati e più riconosciuti, ma sempre in questo schema che per molti aspetti non funziona, come è stato visto oggi. Va bene, andiamo avanti. Ok, quindi abbiamo visto come le pratiche di conciliazione poi dipendano dalle risorse individuali,
dagli ideali, e la sfera poi degli ideali, dei valori, delle preferenze è molto importante, molto spesso poi è il motore, è il motivo per cui si sceglie, e le risorse istituzionali. Qui c'è questo discorso che è stato già fatto oggi su pubblico, privato, volontariato. Quanto più in ogni caso una risorsa è istituzionale, quanto più è legittima, quanto più contribuisce a creare uno spazio di opportunità che dà un po' di lungo periodo. Quindi più si è, meglio è, diciamo, nel costituire questa cornice istituzionale, e quanto più è inclusiva, quanto più si è efficaci. Però questi sono tutti elementi in gioco, ok? E possiamo andare avanti. Allora, sull'intersezionalità ha già parlato Celeste, quindi non entrerei, però è molto importante tener conto delle plurime appartenenze. Ognuna ha più appartenenze, nessuno è solo migrante, a parte che forse siamo tutte migranti, ma siamo anche bianche o non bianche, o cittadinanza, classe sociale, titolo di studio, lingua che parliamo, molteplici appartenenze insieme. L'ultimo concetto, perché credo, vero Martina, che il resto lo lasciamo per il dibattito, magari no? Dimmi tu. Sì? L'ultimo concetto che condividerei oggi è questo di catena globale della cura e di divisione internazionale del lavoro di cura. Sì, queste erano immagini per riflettere su quanto il concetto di intersezionalità, anche quella successiva, magari Martina se vuoi, alla fine diamo per scontato anche relazioni di potere che ci sono tra queste categorie, che sono davvero molto diffuse in tutti i nostri prodotti culturali, nelle nostre leggi, nel nostro linguaggio. Il concetto di catena globale della cura fa riferimento al fatto che le responsabilità di cura sono divise sul piano internazionale, in una rete di scambi in cui ogni lavoratrice dipende dalle altre. Per esempio, lavoratrici nei paesi occidentali per poter andare a lavoro devono lasciare i propri anziani, i propri figli ad altre lavoratrici che a loro volta lasciano nel loro paese di origine i loro figli o i loro anziani ad altre donne che a volte migrano anch'esse da aree rurali a urbane, per esempio. E quindi questa catena globale della cura è sempre più importante per la sostenibilità di questo deficit di cura, ma all'interno ha dei forti rapporti di asimmetria anche tra donne, che in parte riproducono i rapporti di genere tra donne e uomini. Per cui questo schema, anche nell'immagine che si ha delle donne migranti, che sono a volte definite come madri cattive perché assenti, ma in questi network migratori passano, si vede, questo è un risultato anche di alcune di queste ricerche, passano invece a essere viste come buone madri perché procacciatrici di reddito. Quindi, come è stato detto oggi, non è solo una questione di consentire a queste donne di avere un reddito, ma anche del loro ruolo, dell'importanza della loro genitorialità anche transnazionale, e del fatto che possano essere appunto cittadine partecipanti che contribuiscono a cambiare il quadro, il modo di guardare a questi processi. Ok, li farei scorrere le altre. In sostanza le cose principali erano queste. Questi sono i limiti le difficoltà di conciliare famiglia e lavoro in contesti come quelli sud-europei, dove sono pochi gli strumenti di conciliazione, lo Stato investe meno che in altri paesi e quindi è la famiglia il principale strumento di conciliazione. Sono i nonni, per esempio. Non tutti però hanno i nonni, non tutti però hanno contratti da cui derivano diritti, e le immigrate prima di altre categorie si trovano a avere ancora meno supporto, ma la posizione delle immigrate di nuovo dice molto anche di altre categorie, perché per esempio in Italia gran parte dei giovani, siano migranti o non migranti, sono in condizioni di precarietà lavorativa. Quindi di nuovo guardare alle migranti ci dice molto anche sugli altri. Possiamo andare avanti. Ok, possiamo andare avanti.
Questa è una parte sul Covid, non c'è molto tempo, dico solo questo termine corona racism, quindi da un lato ci sono spunti di solidarietà, dall'altro crescente stratificazione. Non a caso in Italia i settori più protetti durante la pandemia da regolarizzazioni dello status migratorio sono stati cura e agricoltura. Entrambi i settori di riproduzione sociale, entrambi meno pagati, meno prestigiosi, in alcuni casi lavori pesanti, pericolosi, ma essenziali. Anche la FAO ha promosso questo rapporto, magari c'è qualcosa che poi vi può servire sulle lavoratrici e lavoratori in questa fase. Per cui vedremo come si configurerà, insomma, il futuro su questo, ma senz'altro nuovi confini, diciamo, si creano e si ricreano e speriamo che questa situazione ci aiuti a lavorare bene su questo. Ok, possiamo, avanti, sì. Quindi l'importanza, per chiudere, delle reti migratorie femminili, migratorie o non migratorie, ma reti femminili, sia per la dimensione dei progetti, i progetti individuali, i progetti di gruppo, sia quella della distribuzione di risorse di cura, ma non solo, anche culturali, di innovazione. E come emerso, da un lato il rischio anche di segregazione, ma soprattutto come punto di accesso per la partecipazione. Quindi la rete, le reti sociali che questi tipi di progetti supportano sono una fonte di un grandissimo potere. Ok? Poi qui vi lascio questo sito web di questo progetto che si chiama Jump, che però appunto ha anche dei materiali su favorire l'occupazione, temi su cui lavorare, su cui hanno lavorato questi partecipanti, che riguardano anche le soft skills, per esempio, per quanto riguarda l'emersione di saperi, come è stato detto già prima. I guess we are experiencing some connection hiccups. Ah, Arianna, sorry. Sì. We lost you for a couple of, for some seconds. Ok, mi sentite? Yes. Ok, quindi andrei avanti. Qua alcuni punti che però lascerei sul dibattito, sulla trasferibilità delle buone pratiche. Quindi il primo punto sono gli scopi, quindi il focus più sul lavoro, più sulla cura, quali aspetti mettere come centrali, il tipo di azioni, ma soprattutto il significato che hanno le azioni. A volte una singola pratica può avere significati diversi, vanno co-costruiti in termini di sostenibilità e empowerment, e anche considerare la diversità tra partecipanti, ma questo lo lascerei dopo al dibattito, possiamo andare avanti. E soprattutto anche vedere cosa manca nelle politiche nazionali, in questo frame di cui abbiamo parlato. Questo focus sul lavoro pagato è quello centrale. Vedrete, l'avrete visto anche per ottenere finanziamenti su questo, quindi in realtà il lavoro pagato è al centro del dibattito, non è così al centro del dibattito, ma lo è per le vite forse e le decisioni e il benessere di queste persone, anche il diritto di dare e ricevere cura durante tutto il corso della vita, il fatto di dare uguali opportunità ai bambini, anche la relazione padre-bambino, che è molto molto sullo sfondo per tanti motivi, e anche usare meglio i fondi pubblici. Questi aspetti sono molto utili da vedere alla luce di quanto stanno dicendo le partecipanti al progetto Bright e a questi in cui possono parlare, possono dire la loro anche su questo, anche su altro, cioè anche evidenziare quello che non c'è nel dibattito è molto molto utile.
Per esempio, togliere quelli che sono elementi che disincentivano la partecipazione economica. Per esempio, la forte dequalificazione, per cui alcune donne preferiscono non lavorare per un breve periodo, invece che lavorare sottopagate e non poter essere neanche con i propri figli. La questione della paga, soprattutto per uscire da questo ruolo che alcune volte hanno le politiche nazionali di confermare in realtà le disuguaglianze esistenti attraverso questa logica assistenziale che abbiamo visto. Quindi è veramente importante invece muovere verso l'innovazione sociale tramite queste esperienze. Grazie. Grazie Arianna, thank you. I think you have given us many inputs really. And I would leave the floor now to the rest of us, and perhaps to leave this as a starting point for a discussion, for a debate. So thank you all, really. It was all very interesting, and I think that we could puzzle it all together, all different pieces that really come together with only one voice. So thank you very much for that to all of you. So if you have a couple of more minutes, then we would like, well, you would like to contribute to this very short debate, feel free to do so. Posso, Martina? Yes. Volevo portare il mio esempio, perché io sono un'emigrante. Sono una napoletana che è emigrata su al nord, adesso vivo a Vicenza. Quando sono arrivata a Vicenza, diciamo, successivamente, proprio l'anno successivo, mi sono sposata e ho avuto 2 gemelle. Ora, questa cosa ha comportato veramente un problema, e io non sono un'extracomunitaria, ok? Sono un'italiana. Quindi se il problema l'ho avuto io con 2 gemelle, a cercare di mettere in un nido e a cercare di trovare un lavoro, cosa che ho fatto con enormi difficoltà, ma dovendo pagare una retta di 750 euro per 2 bambini al nido per andare a lavorare, è ovvio ed è palese che persone io sono diplomata, che persone che vengono da un'altra nazione, da un'altra proprio cultura, da un altro modo proprio di vivere, di pensare, quando arrivano in un'altra nazione si trovano sicuramente spaesate e sono sicuramente delle donne prese di mira. Non vi è dubbio questa cosa. Quindi io credo che almeno per le donne con figli, che bisognerebbe partire dalla cura, ovvero sia che bisognerebbe partire dal dargli la possibilità di avere tempo da dedicare o alla propria, diciamo, propria formazione, per poi poter lavorare. Avendo dei figli, la formazione senza avere l'opportunità, diciamo, di avere un nido, di avere un posto dove un posto sicuro, ovviamente, dove poterli lasciare per poi potersi formare, o se sei già formato per poi poter lavorare, diventa veramente difficile. Io avevo un marito che mi ha aiutato in questo, nell'avere diciamo, l'opportunità di poter mettere le figlie al nido e di poter andare a lavorare. Ma chi non ha un marito che gli dà questa opportunità, ma chi non è supportata in questo, è difficile per un'italiana, è difficilissimo, se non impossibile, per un africano, per una rumena o per qualsiasi altra persona di un'altra nazionalità, poter lavorare con il pensiero di avere dei figli
magari in situazioni non sane. E quindi ci vuole, sì, secondo me sì, bisognerebbe partire dalla cura e bisognerebbe partire dalla formazione. La formazione secondo me è fondamentale. E qui nasce secondo me la necessità, come il progetto Bright, come il progetto Colori Vivi, di che donne, ma anche insomma spero anche uomini, di poter creare delle condizioni al fine di poter dare a queste persone una vita accettabile, una vita che sia veramente degna di questo nome. Niente, volevo solamente fare questa volevo solo condividere con voi questa mia riflessione, perché io l'ho vissuta sulla mia pelle, veramente è stato difficile e sono italiana e sono una persona che ha studiato e con un bagaglio, diciamo, di lavoro alle spalle. Anche a suo tempo era un bagaglio di lavoro notevole, quindi sì, cura, formazione e possibilmente, se si riesce, associazionismo, che è fondamentale. Grazie. Grazie Francesca, thank you for sharing this with us. May I have some Posso more? May I? Volevo aggiungere una cosa che credo sia importante. L'ultimo intervento di Arianna mi sembra veramente, cioè, nella pratica e nella concretezza constatiamo le stesse cose. Allora, intanto il fatto della valutazione della genitorialità, che è passata in più punti del tuo discorso, è un dettaglio fondamentale e su cui bisogna, e quindi sulla differenti modi di essere genitori è uno dei punti cardine e anche una delle violenze che subisce una donna che occorre tenere in considerazione e approfondire. Qui mi taccio perché c'è un mondo dietro. L'altro punto è e quindi da tenere molto presente nell'ambito delle violenze di genere, soprattutto per le donne migranti. Dall'altro punto, e che nasce anche dall'impoverimento della cultura del servizio sociale, perché bisogna anche tenere conto da questo, cioè seppur ci sia un servizio sociale non è formato, non è adeguato, non è che ha la cattiva volontà e quindi quell'educatrice che si trova in mezzo fa il suo lavoro, in realtà è strumento di violenza inconsapevole, quindi il tema della formazione anche sugli operatori. Altro tema invece sono le politiche. Ora, io per mia, diciamo, missione nell'ambito del tema delle donne migranti, io vorrei salire proprio in alto. Cioè, io sono un po' stufa di dividere donne migranti, donne disabili, donne anziane. Certo, questo è un gergo di diversità e che occorre tenere per valorizzarlo, ma parliamo di donne. Certamente la provenienza di una donna migrante implica tutto un mondo differente e una maggiore solitudine. Però il tema, per esempio, contestualizzando le donne migranti, ma io lo riferisco poi come riflesso sulle donne in generale, una politica che non tiene in considerazione la necessità dell'elemento diverso, come il migrante, come il disabile, e non favorisce un elemento di omogeneizzazione, non nel senso di appiattimento, ma di far sentire una partecipazione omogenea al vissuto cittadino, annulla e annulla tutta questa la personalizzazione della vita di una donna alla partecipazione di una società, da un lato, e dall'altro divide chi? Le donne migranti, dalle donne, dagli uomini, crea delle separazioni e più si è soli, meno si è forte nel lottare verso quello che sono i diritti e i valori, no? Per cui uno cerca di vivere e di contribuire, la coesione sociale. Per cui il termine è che anche nella politica più alta non riconoscere che concedere alla diversità, adesso prendo il tema delle migranti, quindi se non le vediamo
mi occupo, ve lo dico perché sono all'interno di alcune tematiche di Torino per le donne, per esempio, insomma, tutta una serie di cose dove si discute sul fatto di una città per le donne, ma è talmente ampio e vasto questo tema, dove tu sono proprio dei contesti in cui, scusate se mi impappino, ma perché vorrei dire solo questo, cioè se tu dentro quel contesto che è fatto di donne italiane non porti l'esperienza e il bisogno di una donna migrante, non puoi lavorare immaginandolo. Occorre che ci sia una rappresentanza e questa rappresentanza deve essere necessariamente dal basso. Ecco che torniamo all'elemento forse di colori vivi. Come faccio a portarla lì? Non lo so, ma occorre che non abbiamo la cultura, ecco l'apertura, la cultura che ci porti a aprirci a questa diversità. E questo credo che sia la mamma di tanti discriminazioni. Ecco, magari non c'è cattiveria, ma non c'è il pensiero. E se questo non cade dall'alto e trasformando la società, io credo che entriamo nel merito dei problemi, dove ci sono delle belle realtà di associazioni o comunque tutto quello che stiamo facendo anche noi oggi che stanno provando a cambiare. Le buone prassi spesso non vengono finanziate e questo è un problema. Grazie Barbara, thank you. I would leave the floor to Anna. Please, Anna, go ahead. Thank you. Just some remarks. We consider that a lot of these already mentioned aspects related to violence are linked to the educational level. Rural women, unfortunately, have a low educational level. Many of them have no idea of their rights. They know only duties because these duties are established by their husband, first by their fathers and then by their husbands. Even in the 21st century, there are, especially in the rural areas, in the plains, I'm speaking about Romania, in many villages, the father or the husband decides, and the girls, the daughters, the wives execute. So they have no rights. I insist, it's a question of education. Speaking about the immigrants, the Romanian women working in Italian or German or other European countries, agriculture, they have no idea of their rights, of their duties, of their opportunities, because nobody is interested to open their mind and to make them smart, asking their rights. That's a great problem. They go abroad hoping to earn money for helping their family at home. They have no idea what is a working contract, what is health insurance, and so many others. That's the starting point for all the other problems they have to face, both at home and abroad. There are a lot of things to tell, but time is short. So thank you for giving me the opportunity to let you know this point of view. Thank you. Thank you, Anna. Also, this is something that we are working a lot on with the colleagues in Romania within the Bright project. So perhaps another time could also be the best occasion to better understand what has been done over there. Just one more question. Do we find these presentations on the project web page? I will send it to you via email because there is no project website. So we saved budget on that and we decided to devote it on something else. We will share this presentation online via email with all the participants. Okay, thank you. Thank you. Silvia.
Ecco, grazie. Io volevo aggiungere l'esperienza delle braccianti sul Ragusano, che è immagino che conoscete, non solo quella del Corigliano in Calabria, ma anche in Sicilia, che vanno a lavorare nella raccolta dei pomodori, e tutte le situazioni che sono state descritte anche ampiamente nella mass media. Anche The Guardian ha presentato 2 anni fa questo argomento. Sono tante donne, anche romene, che vanno a lavorare lì, nonostante non ci sono possibilità di alloggi, quindi non sono riconosciute, e vanno lì portandosi dietro i bambini per non lasciarli da soli a casa, e non sono iscritti da nessuna parte. I bimbi non vanno a scuola, sono invisibili praticamente, sono alla disposizione del padrone, che fanno con loro quello che vogliono, e poi la tragedia degli aborti e tutte le realtà descritte molto bene. Sono stata lì nei campi 3 volte già e conosco abbastanza bene questa realtà. Certo che le buone pratiche sono molto importanti, anche coinvolgere le associazioni di stranieri in Italia sarebbe un'occasione importante per noi. Noi non abbiamo finanziamenti, non possiamo neanche accedere a questi fondi, quindi a parlare di stranieri senza di loro mi pare un po' alcune volte forzato, ma innanzitutto è un problema di volontà politica. Noi possiamo parlare quanto ci vogliamo, tutti i giorni, tutte insieme, tutte le ONG. Se manca la volontà politica di impegnarsi a non sfruttare le persone, allora certo che è importante, però dobbiamo probabilmente metterci insieme più associazioni, fare un network per fare rumore, ma per fare un rumore così forte, per muovere queste mafie che sono a livello politico. Per me è chiaro che senza la volontà politica non riusciamo ad andare molto lontano. Grazie. Yeah, sorry, I could not unmute myself. About this, I also wanted to, about what you just said, Silvia, I also wanted to share that actually within this webinar, we wanted to incorporate 2 perspectives from 2 women who are actually currently involved in the reflection action cycles in the south of Italy. So 2 workers who are supposed to join us today. But then, as you know, they're working really late, and all the timings should have changed. So that should have been changed. And so this is something that we want to do, and it is there to be done. So we are also working towards that, because as this huge campaign, which was launched on the 25th of November here in Italy, like No Women, No Panel. In this case, we're mostly women here today, and we are speaking about women. And we are speaking about ourselves and our own experience also. But it's true that we have to make noise, but sometimes we should let the others speak and speak out. Appunto, è quello che stavo dicendo, è proprio quello che stavo dicendo, dargli spazio, dargli visibilità e metterci insieme. Se vuoi, ti mando alcuni link degli articoli che sono stati pubblicati riguardante la situazione, per esempio, nel sud Italia. E poi di recente è stato avviato una piattaforma in Romania per quanto riguarda il lavoro all'estero, per informare le persone, cittadinanza. Anche forse quello sarebbe utile
ad averlo, a pubblicarlo, non lo so, bene averlo comunque. Yes, absolutely. And about this, when you also said, let's come together, let's make a network. Well, I think this is also what we are doing today here. So everyone has each other's email. Let's share content. I will share, of course, this presentation with you. Feel free to share some new inputs and ideas to keep building together, because we are building, we are started building. I personally have just started building, but we all have to keep on building. So thank you very much all today for your contribution, for being connected until 5:30 together. Sorry for the delays. A special thanks also to the speakers. And I don't know if there is something else that we would someone would like to add. Otherwise, we would close. Thank you. Thank you. Martina. Thank you, bye. Anzi, è stata molto importante questa riunione. Grazie a tutti. Bye. Grazie anche a Buone Roberta. feste. A tutte. Ciao. Bye. Grazie, Grazie, a tutti. arrivederci. Ciao ciao. Grazie Martina. Grazie. Grazie.